Ci sono giorni in cui si crea, si costruisce, si lavora e ci sono giorni, come oggi, in cui semplicemente si respira. Dite voi, ma in che senso? Adesso vi spiego. Il mio mondo creativo è fatto di 1000 sfumature e ogni tanto per rilassarmi mi piace disegnare e utilizzare gli acquerelli. Oggi, in questo brevissimo video super velocizzato sarà, vi avviso, vado a testare e a provare i pastelli, questi della Lyra Aquacolor. Sono dei pastelli a cera, nel senso la percezione, ecco, è quella dei pastelli a cera. Sono 12 pezzi, l'ho acquistati su Vinted, un super affare, anche se in realtà c'è stato un problema di cui mi sono accorta solo adesso che l'ho usato, di un pastello, ma penso che sia un difetto di fabbrica. Lo devo dire, non penso che sia un difetto della venditrice Vinted perché sono arrivati imballati proprio nel cellophane, quindi ottimo Vinted. Adesso vedrete qualche clip di quando vado a acquerellare e riprenderò man mano qualche dettaglio. Non è un video tutorial, ma un video per farvi rilassare e farmi rilassare con quella che è la tecnica dell'acquerello. Primo impatto positivo, qua vedete gli swatch di 8 dei 12 colori che sono quelli che ho utilizzato qui. Ho preso questo album, anche questo acquistato su Vinted, e ho deciso di utilizzarlo per fare tutti i miei esperimenti con i pastelli e con i colori acquerellabili, tutti fiori, perché quest'album è tutti fiori. La venditrice su Vinted l'ho pagato, mi sembra, 3 euro o 4. È sicuramente carta d'acquerello spessa, la qualità decisamente non è come le acque, proprio come le carte super professionali. Vedete, ha questa parte del foglio che ha una grana più martellata e invece poi il retro del foglio, spero che si veda, è più liscio. Ecco, ve lo metto, ecco qui si vedono le due pagine, quindi una parte a grana più martellata, quest'altra parte è liscia. Io disegnerò qui, poi prenderò naturalmente appunti, quindi questo lo utilizzerò per i miei disegni passatempo serali, tutti floreali. Questo è il primo. Poi sulla prima pagina non so perché la salto sempre, perché non mi piace iniziare gli album con dei tentativi. Vabbè, non si è capito il senso dell'album, però io andrò a tentoni. E niente, vi lascio al video, spero di farvi compagnia. Gli acquarelli sono fantastici, questi acquacolor secondo me sono super validi, avevo visto delle recensioni, quindi oggi vi lascio la mia, ma prendetela molto con le pinze perché non sono un'acquerellista esperta, però se vi va di divertirvi un po' e vi capita un'occasione del genere di questi pastelli acquerellabili, chiamiamoli così, e su Vinted vi capita un album così su Vinted, ecco io tutte e due vi scrivo qui in sovraimpressione quanto li ho pagati su Vinted, quindi niente, vi lascio al video con la musichetta e rilassatevi con me. Come comincia questo video? Beh, in realtà ho ripreso dopo aver fatto il disegno. Ho semplicemente preso una matita e ho cominciato a fare una traccia del mio disegno e poi ho colorato semplicemente con questi pastelli, tra virgolette, a cera acquerellabili. Sono belli pigmentati, vedete ho cominciato dalle foglie, poi dopo vi mostrerò anche con i petali che fanno parte della corolla. Vedete, semplicemente io ho passato anche abbastanza grossolanamente il pastello sulla carta e poi bagno il pennello e ripasso.
i pigmenti si sciolgono e l'acquerello, ragazze, diventa a questo punto magico. Io sto utilizzando un pennello della Tintoretto, ma diciamo che va bene anche un pennello diverso, più economico, perché qui stiamo, insomma, ci stiamo rilassando e divertendo, stiamo respirando, stiamo dando vita veramente a qualcosa di magico, perché secondo me questi lavori, disegnare, dipingere, colorare, anche il ricamare e cucire, mi rilassa molto, ma questo veramente è bellissimo perché il fluire dei colori per me, lo sciogliersi dei pigmenti è veramente bellissimo. Quindi velocizzo un pochino il video e vi mostro tutto quanto il processo e spero di ispirarvi. Se avete questi pastelli o altri, insomma, mettetevi all'opera e concedetevi un'oretta di puro relax. Come vedete sui petali ho posizionato sia il giallo che l'arancio, dal più chiaro al più scuro, e procedo con l'acqua a pennellare sia dall'alto verso il basso sia dal basso verso l'alto, a seconda di come voglio far fluire i colori. In questo caso vedete ho messo anche un colore amaranto, questo rossiccio sul contorno, e devo dire che l'effetto mi piace molto. Certo, la carta non è come una carta cotone, però diciamo che può andare benone per questi momenti di relax, di art journal, non so come la vogliamo chiamare, ecco, per i miei momenti di puro relax. Come si inizia con questa tecnica? Io semplicemente ho fatto un disegno con la matita e poi sono andata semplicemente a colorare, cosa insomma che fanno tutti già da quando siamo bambini, penso che è la prima cosa che ci piace fare, e quindi io sono andata proprio così un poco a caso. Adesso vedete ho preso questa colorazione un po' più scura, poi vi potete divertire naturalmente come preferite. Qui ci sono tutti gli articoli e insomma c'è il colore, vedete, da questo lato. E questo è un carminio scuro e quindi vado semplicemente così, do un po' il contorno e poi dopo vi faccio vedere così. Poi naturalmente vado molto leggera, più naturalmente colore mettete e più naturalmente pigmento verrà rilasciato, e questi devo dire che hanno una bella pigmentazione. Naturalmente non fate come ho fatto io qui, che ho fatto cadere, vedete, il pastello perché praticamente questo è pigmento e quindi dopo se ci vado con l'acqua si scambierà. Adesso così vi faccio vedere giusto un petalino e poi piano piano utilizzo, ecco, il pennello Tintoretto, anche questo mi sa preso su un Vinted, su un set super affare. Vado a vedere nel mio armadio tra gli ordini se ritrovo. Comunque avevo preso un set di una persona che ne vendeva 5 o 6 e devo dire che sono arrivati, tra virgolette, integri, perché poi c'è anche questo su Vinted, dobbiamo dirlo, non tutti quanti vendono cose buone. Questa persona è stata super disponibile ed io super fortunata. Ok, vi faccio vedere come si sciolgono i pigmenti, ecco qua. Quindi bagno il pennello e passo sopra. Poi naturalmente se scendete verso il basso vi portate il pigmento verso il basso, ma potete fare anche il contrario e quindi andare dal basso e trasportarvi il pennello, il colore, scusate, col pigmento verso l'alto. Quindi poi man mano che si asciuga potete naturalmente andare a fare degli altri passaggi come si fa nell'acquerello. Poi potete, ecco qua, questa è una cosa, potete andare col pennello bagnato sul pigmento se volete ecco, queste cose non si fanno perché mantenere con una mano per girare il video e fare queste cose non si fa, quindi potete andare poi sul pigmento direttamente sul pastello e andare a intensificare se volete da qualche parte, ok? Tipo al centro. Così io adesso vado a riparare con un tovagliolino questo errore, ci provo.
il rosso non è proprio un colore, questi colori non sono proprio facili. Come rimuovo? Come provo a rimuovere? Semplicemente bagnando un po' col pennellino, faccio andare su un po' d'acqua e poi con un tovagliolino tampono. Ok, l'abbiamo fatto sparire. E così ragazze procedo con colorare, quindi più acqua, meno acqua, potete andare più veloce, più lentamente. Guardate, questo è quello che mi piace degli acquerelli. Quando metto l'acqua, poi l'acqua scivola, la posso indirizzare io, oppure la posso, come dire, far fluire muovendo il foglio, no? Se io alzo il foglio, vedete? Lo so che c'è l'ombra, l'acqua fluisce dove vuole. E quindi questa è la magia degli acquerelli, in questo caso di questi pastelli un po' particolari. Naturalmente io vi suggerisco, quando fate questi lavori, di andare un petalo per volta, se vi piace che venga un effetto così. Naturalmente vedete che qui non ho ancora finito, perché poi farò degli altri ritocchi. Anche qui probabilmente passerò con dei marker, non lo so ragazzi, io mi faccio molto ispirare da quello che mi va di fare. Però insomma la carta questa non è professionale, questo è per rilassarci. Poi se utilizzate della carta in cotone 300 mg possiamo veramente lì comprendere come performano questi colori, ok? Ecco, quindi però sappiate che anche a questi livelli di carta non proprio top, pittrice nel mio caso non proprio top, però ci si diverte e si fanno comunque secondo me cose molto carine. Io proseguo, se riesco a registrare un altro po' di video lo condivido. Vi abbraccio tutte e video pasquale per farvi compagnia, ne approfitto. Auguri di buona Pasqua. Altra cosa che si può fare quando la carta non è ancora, insomma, il colore non si è ancora asciugato del tutto, provo a fare dei tocchi, vedete, per segnare un pochino, oppure poi andate con il bagnato. Sono tutte opzioni e cose divertenti che si possono fare. Vedete, qui la carta è ancora più bagnata e quindi il tratto è un pochino più evidente. Sono tutte operazioni che potete fare per veramente divertirvi. Questo è proprio relax puro relax. Poi naturalmente se volete fare le pittrici, allora il discorso cambia. Io per il momento lo tengo come sogno nel cassetto. Velocizzo un pochino il video per non annoiarvi troppo, tanto il processo è sempre lo stesso. Ho colorato prima le varie zone con il pastello, si fa lo stesso anche se fossero pastelli acquerellabili, non di questa tipologia, tra virgolette, a cera, chiamiamolo così, e poi col pennello bagnato si ripassa su tutte quante le superfici e si sfuma. Più avanti nel video vedrete che poi utilizzerò anche altri materiali, perché ovviamente il divertimento sta proprio nello sperimentare. Comunque questi colori sono molto belli, vividi, e nonostante abbia messo poco colore sulla carta e la carta non si acquerello, veramente secondo me danno un bel effetto. Quindi proseguo così a colorare tutte le zone. Utilizzo ragazze sempre lo stesso pennello, il foglio è un foglio da 21x21, vedete che il disegno non è tanto grande, e utilizzo un pennello della Tintoretto numero 6, ideale, ha una bella punta, quindi anche per andare a fare qualche dettaglio. Intensifico qua e là e procedo. Diciamo che quando ho finito la prima impronta poi della parte acquerellata vado a rimuovere un po' del disegno a matita. Scusate le riprese, sempre a una mano, però insomma vi faccio vedere. Ecco, per esempio, vedete qui c'è tutta questa matita lungo il bordo e cerco di andare a rimuovere delicatamente con la gomma pane. Diciamo che sarei potuta anche andare a dipingere. Ok, si può anche dipingere senza fare il disegno sotto, ma io sinceramente quando voglio rilassarmi
e non voglio stare troppo a pensare, faccio prima il disegno, che mi piace sempre disegnare, poi vado a decidere cosa utilizzare, acquerelli, pastello a cera. Diciamo che con i pastelli e il pastello a cera, sempre acquerellabili naturalmente, vedete qui c'è ancora un po' di disegno a matita, non so se sì, e quindi vado a rimuovere questi segnetti che non mi piacciono e poi vado a decidere eventualmente se ripassare il disegno, utilizzare un pennino, perché mi piacciono le tecniche miste. Vedete per esempio anche qui in questo punto si vede, no? Il disegno sotto a matita, dove poi si è andata a mettere anche il pigmento, quindi diciamo ci sono dei dettagli, ecco, che volendo, qui per esempio vedete non c'è l'acquerello su e quindi si rimuove la matita, ok? E testiamo anche la resistenza di questi acquerelli alla gomma pane. Scusate se velocizzo ancora, ma vado ad intensificare dopo che si è asciugato il primo strato con i pastelli, qualche altra zona, per mettere in evidenza e per creare un po' di contrasto, perché comunque per far risaltare l'acquerello vi mostro anche che con le mani calde si scioglie, quindi tenetelo per la carta. Ovviamente è un pastello acquerellabile con un fazzolettino e dell'acqua, si rimuove facilmente, vedete, ve lo mostro, tranquille. Naturalmente non tenetelo lì per ore, non ho testato, non ho visto quanto siano naturali questi colori, pigmenti e quant'altro. Questi sono i colori dove si vede la resistenza, insomma, alla luce, e eccoli qua. E proseguo in tutto relax, anche se voi vedete il video velocizzato, ma vi assicuro che io mi sto rilassando sul serio. Naturalmente potete rallentare il video, anche se poi la musica sarebbe veramente assurda rallentata. Allora, il pastello che dava problemi, ve l'ho mostrato all'inizio del video, dà comunque dei problemi perché i pigmenti non si sciolgono, quindi non lo utilizzerò più di tanto. Vedrete quindi più avanti nel video che vado a creare dei punti luce, dei contrasti, e poi prenderò anche i pastelli sempre della stessa marca, così testiamo anche se funzionano bene. A proposito, anche i pastelli, quelli della Lyra Graduate, penso che si chiamino così, anche loro presi su Vinted ad un prezzo super easy, quindi ragazze andate su Vinted, potete fare buoni affari. E visto che mi provo anche questi che sono sempre della Lyra, sono gli Aquarelle Graduate, mai usati, anche questi presi su Vinted. Provo il colore qui. Ok, testo il colore di questi pastelli e devo dire che mi piace, quindi procedo andando con la mano leggera a creare qualche tocco, un po' di trama per dare profondità al nostro fiore, alla nostra bellissima fresia. Io amo le fresie, ragazzi, sono profumatissime, quindi vado da un lato, da un altro, quindi così procedo con piccoli tocchi. Scusatemi, lo so, vi sto facendo impazzire. Prendo anche il colore verde e vado a dare anche con quello sempre della Lyra qualche ritocco. Allora, alla fine, come è finito questo esperimento fresia in cui ho utilizzato, eccoli qua, i Lyra Aquacolor, e in verità ho utilizzato anche poi alla fine qualche pastello. Questi sono sempre della Lyra, i graduate, poi dopo vi mostro la scatola. Allora, ho fatto, vedete, i dettagli
Ho corretto un po' qua il disegno perché mi ero resa conto che in realtà avevo tolto lo stelo, quindi ho cercato di correggere. Poi con i pastelli ho fatto qualche disastro perché ovviamente anche quelli non li ho mai testati, però diciamo che in linea di massima questo studio Fresia comunque mi piace moltissimo. Perché ragazzi, c'è poco da fare, è rilassante. Sicuramente ci sono delle correzioni e delle cose da fare, ma questo è decisamente veramente un passatempo ed un modo per sperimentare ed imparare. E con questo vi auguro una serena Pasqua e auguro a tutte buona creatività come sempre. Ci vediamo al prossimo esperimento. Ciao! Dimenticavo, ho provato con le Jelly Roll a creare i pistillini bianchi perché altrimenti avrei dovuto mettere il fluido mascherante, ma alla fine sono andata di Uniposca. Ragazzi, io ho acquistato 50.000, ma veramente 50.000, cioè, non so quanti di questi pennini bianchi, ma il bianco alla fine non mi piace mai, mi piace sempre di più l'Uniposca. A questo punto comprerò un acrilico bianco e andrò a fare questi puntini direttamente con il pennello quando voglio dare un po' di luce. Vedete, ho dato qualche punto luce anche qui, qualche punto sul petalo e niente, finito, finito veramente.